Salve e bentornati! Mi è stato chiesto di realizzare la simpatica pipì calze lunghe. Questa è la mia versione, andiamo a vedere come si fa. Per realizzare la testa della nostra pipì calze lunghe andiamo ad avviare un anello magico di 6 maglie con il filato color carne. Stringiamo l'anello e andiamo a fare un aumento in ogni maglia, in tutto saranno 12 maglie basse. Andiamo ora a fare una maglia bassa e un aumento per tutto il giro, in tutto saranno 18 maglie basse. Ogni 2 maglie andiamo a fare un aumento, in tutto saranno 24 maglie basse. Ogni 3 maglie andiamo a fare un aumento, in tutto saranno 30 maglie basse. Ogni 4 maglie andiamo a fare un aumento, in tutto saranno 36 maglie basse. Andiamo ora a fare ogni 4 maglie una diminuzione, in tutto saranno 30 maglie basse. Andiamo a fare altri 5 giri di 30 maglie basse. Fatti i nostri giri, ogni 3 maglie andiamo a fare una diminuzione, in tutto saranno 24 maglie basse. Ogni 2 maglie andiamo a fare una diminuzione, in tutto saranno 18 maglie basse. Se decidiamo di mettere gli occhi di questi con sicurezza, dobbiamo andare ad inserirli ora prima di chiudere bene la parte. Andiamo ad inserire i nostri occhi, mettiamo la nostra sicurezza dietro, io li ho inseriti nel nono giro a distanza di 6 maglie da uno dall'altra. Andiamo a mettere la nostra sicurezza e poi andiamo a riempire con l'ovatta sintetica. E dopo aver riempito andiamo a fare una maglia e una diminuzione per tutto il giro, in tutto saranno 12 maglie basse. Andiamo ora a fare 2 diminuzioni, soltanto una nella prima maglia e una nell'ultima maglia, in tutto saranno 10 maglie basse. Andiamo a fare un altro giro di 10 maglie basse. Andiamo ora a fare un aumento nella prima maglia e un aumento nell'ultima maglia, in tutto saranno 12 maglie basse. Andiamo ora a fare una maglia e un aumento per tutto il giro, in tutto saranno 18 maglie basse. Andiamo ora a sostituire il filato color carne con il filato verde e andiamo a realizzare 18 maglie basse con questo filato. Andiamo a lavorare per altri 5 giri 18 maglie basse. Ogni 2 maglie andiamo a fare un aumento, in tutto saranno 24 maglie basse e andiamo a fare poi altri 5 giri di 24 maglie basse. Possiamo ora staccare questo pezzo e andiamo ad occuparci delle gambe. Per realizzare la base per chiudere il vestito della nostra bambolina andiamo ad avviare un anello magico di 6 maglie. Stringiamo l'anello e andiamo a fare un aumento in ogni maglia, in tutto saranno 12 maglie basse. Andiamo a fare una maglia e un aumento per tutto il giro, in tutto saranno 18 maglie basse. Ogni 2 maglie andiamo a fare il nostro aumento, in tutto saranno 24 maglie basse. Fatto tutto il nostro giro possiamo staccare il filo e andiamo a cucire alla base del vestito. Dopo aver riempito bene il corpo con l'ovatta sintetica andiamo a chiudere con la base di sotto il vestitino, maglia per maglia. Con il filato arancione andiamo a realizzare le piccole sopracciglia e andiamo a fare con il filato color carne anche il nasino. Basterà passare il filo 2 o 3 volte in modo da realizzare questo piccolo nasino. Per realizzare le gambe, con il filato marrone scuro andiamo ad avviare un anello magico di 6 maglie. Stringiamo il nostro anello e andiamo a fare un aumento nella prima maglia e un aumento nell'ultima maglia, in tutto saranno 8 maglie basse. Andiamo a lavorare nuovamente 8 maglie basse, ma questa volta lavorate in costa dietro, sempre di 8 maglie. Andiamo ora a fare un aumento nella prima maglia e un aumento nell'ultima maglia, in tutto saranno 10 maglie basse. Andiamo a lavorare le nostre 10 maglie per altri 6 giri. Andiamo ora a sostituire il filato marrone con quello verde per questa gamba, mentre per quest'altra gamba lo facciamo color arancio. Andiamo inoltre a fare le calze, un lato più lungo la calza e l'altro lato un pochino più corta, e faremo quindi più beige e meno arancio, mentre per quest'altra gamba ho fatto più arancio e meno beige. Andiamo un po' ad alternare le due parti, la calza più corta da questo lato e la calza più lunga da quest'altro lato. Dopo aver fatto il primo giro di maglie basse, di 10 maglie basse con il filato verde, ne andiamo a fare altri 4 giri, in tutto saranno 5 giri di verde.
Andiamo a sostituire il filato verde con il filato beige e andiamo a fare altri 13 giri con il filato beige. Alla fine dei nostri giri possiamo staccare il filo e andiamo a riempire con la vatta sintetica e poi andiamo a cucire alla base del vestito. Per quest'altra gamba andiamo a fare 10 maglie con il filato arancione e le ultime restanti maglie le facciamo di color beige. Aiutandoci con le pinze andiamo a riempire bene con l'ovatta sintetica la gamba. Andiamo ad inserire un po' di filo e alla stessa altezza andiamo a fare 2 lacci che legano le scarpe. Una volta che abbiamo preso la misura andiamo ad incrociare da una parte e dall'altra in modo da far venire fuori una X in questo modo. Incrociamo da questa parte e da quest'altra parte in questo modo, tiriamo leggermente, usciamo un po' più su in questo punto. Fatta la prima X andiamo a farne una seconda più piccola sull'altra, usciamo in questo punto qui e andiamo a fare la seconda X in questo modo. Fatto questo facciamo uscire il laccio da questa parte, reinseriamo in modo che non si sfili in questo punto e andiamo a lasciare il margine per cucire, per fare il fiocco voglio dire, e andiamo a fermare bene questa parte qui, lasciando sempre il margine anche da questa parte. Andiamo a bloccare bene il filo e andiamo a tagliare i fili. Tagliamo questo, tagliamo nel mezzo questo, tagliamo quest'altro e lasciamo uno per questo lato e uno per quest'altro lato e possiamo andare a fare il nostro fiocco alla base della scarpa. Andiamo a tagliare poi l'eccesso dopo averlo fatto un po' piccolino, non troppo grande. In questo modo lo andiamo a stringere leggermente, stringiamo e tagliamo l'eccesso. Andiamo poi a cucire sotto la maglia qui le gambe, una da una parte e una dall'altra, in questo modo. Per realizzare le braccia andiamo ad avviare un anello magico di 6 maglie con il filato color carne. Stringiamo il nostro anello e andiamo a fare un altro giro di 6 maglie. Andiamo ora a fare un aumento nella prima maglia e un aumento nell'ultima maglia e in tutto saranno 8 maglie basse. Andiamo a fare una diminuzione nella prima maglia e una diminuzione nell'ultima maglia e in tutto saranno 6 maglie basse. Andiamo a fare un aumento nella prima maglia e in tutto saranno 7 maglie basse. Andiamo a lavorare 7 maglie basse per altri 7 giri. Filato beige con quello verde e andiamo a fare altri 5 giri di 7 maglie con questo filato. A questo punto possiamo riempire con l'ovatta sintetica e andiamo a procedere poi con le chiusure come ho fatto per questo lato fino a chiudere definitivamente la parte di sopra. Per realizzare i capelli andiamo ad avvolgere ad un cartoncino o ad un quaderno, così come ho fatto io, il filo di lana. Andiamo a avvolgerlo tante volte fino a formare una bella chioma. Dopo aver formato la bella chioma vado ad unirla al centro e vado a fare le mie trecce da una parte e dall'altra della testa. Fatte le 2 trecce in questo modo le vado a fermare con lo stesso filo e le vado ad appuntare sulla testa di Pippi Calzelunghe. La vado ad appuntare al centro in questo modo, vado a cucirla per bene e poi andremo ad aggiungere la frangia.
Appuntate le due trecce laterali, andiamo a mettere un'altra chioma al centro qui della testa, andiamo a fermare bene con il filo per bene e andiamo ad appuntarla anche dietro in modo da far riempire anche la parte dietro della nuca. Andiamo poi a sistemare anche le trecce laterali in modo da coprire tutte le parti, andiamo ad unire insieme e andremo a mettere un po' di filo di ferro all'interno per far tenere le treccine su. Andiamo a fermare bene anche al centro la parte di sopra, in questo modo andiamo a passare più volte il filo in modo da bloccarne bene ogni parte e andiamo a fermare tutto. Andremo poi a tagliare più corta la parte davanti. Andiamo a tagliare anche la parte in eccesso qui alla base, in questo punto, e andiamo a tagliare anche la parte davanti. Con del filato rosso andiamo a fare la bocca sorridente, in questo modo andiamo a ripassare in modo da bloccare bene il filo. Inseriamo un po' di filo di ferro che passi da questo lato fino ad arrivare a quest'altro lato in modo che le treccine si reggano su. Andiamo a fare 3 piccole lentiggini da questo lato e altre 3 piccole lentiggini dall'altro lato della guancia. Andiamo poi a cucire le braccia e le gambe della nostra Pippi e andiamo a realizzare il vestitino. Per il vestitino ho fatto in questo modo: ho creato una piccola solina qui ed ho inserito poi un piccolo bottoncino cucendolo alla base dell'altro lato. Andiamo a vedere come si realizza. Realizziamo una catenella di 24 maglie e andiamo a fare altre 8 maglie per la solina del bottone. 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Fatto questo, vado a chiudere nella prima maglia delle 8 in una maglia bassissima in modo da chiudere la solina per il bottone. A questo punto vado a lavorarmi le 24 maglie basse nelle 24 catenelle restanti. Giriamo poi il lavoro e andiamo ad alternare il filato verde a quello giallo. Andiamo a fare un giro di maglie gialle e un giro di maglie verdi. Quando useremo il filato verde andiamo a fare, anziché maglie basse, andiamo a fare delle mezze maglie come lavorazione, soltanto per quanto riguarda il filo verde. Quindi nell'alternare andiamo anche a lavorare a mezze maglie anziché a maglia bassa. Tutto questo ogni volta che troviamo il giro del filato verde. Andiamo a fare a mezze maglie tutto il giro delle 24 maglie. Terminato tutto il nostro giro di mezze maglie con il filato verde, andiamo a riprendere il filato giallo e andiamo a lavorare a maglie basse tutto il giro di 24 maglie con il filato giallo. Questa sarà la parte che andrà sopra le maniche, in questo punto qui, e dove andremo poi ad agganciare il bottoncino. Ora dobbiamo realizzare la parte di sotto del vestitino, tutta questa parte qui. Cosa facciamo? Stacchiamo questo filo in questo punto. Una volta che abbiamo staccato il filo andiamo a contare 6 maglie dall'inizio. Dove abbiamo la solina andiamo a contare 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Entriamo nella settima maglia ed andiamo a contare e lavorare 12 mezze maglie con il filato verde. Andiamo a fare le nostre 12 mezze maglie e poi vi faccio vedere come proseguire. Fatte le nostre 12 mezze maglie, giriamo in questo punto il lavoro e andiamo a lavorare 20 catenelle. Andiamo ad unire poi le nostre catenelle
la prima maglia che abbiamo lavorato, la prima mezza maglia del giro precedente. Andiamo qui e andiamo a chiudere con una maglia bassissima, rigiriamo il lavoro, andiamo a fare 20 mezze maglie nelle 20 catenelle appena lavorate. Chiudiamo il lavoro con il filato verde e andiamo a prendere di nuovo il filato giallo. Andiamo a fare 9 giri in questo modo, alternando il filato verde e il filato giallo. Con il filato verde facciamo le mezze maglie così come abbiamo fatto fino adesso, e col filato giallo facciamo maglie basse. Continuiamo così fino a terminare i nostri 9 giri. Andate poi a fare l'ultimo giro tutto di maglie basse. Terminato il vestitino lo andiamo ad inserire all'interno della nostra, cioè sulla bambolina, in questo modo, e andiamo a rigirare e ad abbottonare con il bottoncino che abbiamo cucito all'estremità dell'altro lato. Questo è il vestitino. Andiamo a fare anche una piccola tasca o 2 piccole tasche, come preferite. Andiamo a vedere come si fa la tasca. Per la tasca andiamo ad avviare una catenella di 6 catenelle e andiamo a lavorare 6 maglie basse nelle nostre 6 catenelle e andiamo a fare per 6 giri 6 maglie basse. Andiamo a staccare il filo e andiamo a cucire la base del vestitino qui. Ed eccola qui, questa è la mia versione di pipì calze lunghe. Vi invito ad iscrivervi se non vi siete ancora iscritti, vi invito a condividere il video e vi rimando al prossimo video con un abbraccio ed un grande bacio. Ciao ciao, a presto. Grazie.